I videogiochi hanno un problema di rappresentazione. Aspetta, non quello, cioè sì, anche quello, ma non parlavo di troppi uomini. Iniziamo col botto, è vero, ma non è un caso se negli ultimi 15 anni i AAA hanno vissuto la fase padre-figlio. Booker ed Elizabeth, Joel con Ellie, ma anche Kratos e Atreus. Tutti giochi con protagonisti uomini adulti alle prese con la paternità, il tempo che scorre, e poi zombie, dei e multiversi, credo. Ad ogni modo, se oggi abbiamo queste storie, e se Kratos è passato da God of War a Dead of Boy, come vi abbiamo raccontato in un altro video, è anche perché le persone dietro al videogioco stanno invecchiando. Non solo i dirigenti assetati di soldi, ma anche molti scrittori, sviluppatori e la maggior parte delle rockstar del videogioco. Molti sono uomini di mezza età. Ma se oggi ci parlano di paternità e di come si matura col passare del tempo, di cosa parleranno domani? Che storie giocheremo tra 10, 20 o persino 30 anni, quando inevitabilmente molti di questi invecchieranno? Forse avremo più personaggi anziani, persino protagonisti più fragili e lenti, senza grandi fantasie di potere. Ma perché aspettare così tanti anni quando ci sono già dei videogiochi che trattano proprio questo tema? Restate con noi, perché oggi scopriamo cosa succede quando la vecchiaia diventa game design. Prima di iniziare vi avvisiamo che nel video ci saranno spoiler per Metal Gear Solid 4 e ne approfittiamo anche per una piccolissima comunicazione. Il 65% di voi che guarda i nostri video non è iscritto al canale. Per voi è un piccolo click che ci aiuterebbe tantissimo a crescere, migliorare e ad arrivare a sempre più persone. E non scordate di lasciarci un like. Ma veniamo a noi. In Spiritfarer, un coloratissimo giochino indie gestionale, siamo incaricati da Caronte in persona di traghettare le anime smarrite verso l'aldilà, mentre esaudiamo i loro ultimi desideri. Alice è una di queste anime, un'anziana signora riccio, molto riservata, nonché un'appassionata di torbidi romanzi rosa svedesi. Non a caso, una delle sue richieste è portarla a Nordvelie, un isolotto che le ricorda l'ambientazione di uno dei suoi romanzi preferiti. Lì, finalmente, Alice si apre un po' e ci racconta le gesta dell'indomabile Ansgar. Hai capito la nonnina? Sembra tornata giovane, piena di vita e di passione, ma di colpo si blocca, si accorge di essere esausta. Alice non riesce a tornare alla barca da sola, ha bisogno di una mano. Il gioco qui per la prima volta ci chiede di portare fisicamente il peso di un'altra anima, spalla a spalla fino alla scialuppa. Una volta tornati alla tranquillità della nave, la povera Alice ci ringrazia per la bella gita e per l'aiuto e confessa di essere troppo stanca per altre avventure simili. Dopotutto, dice, non è una cosa per anziane signore come lei. Qualche tempo dopo, però, il gioco ci sorprende una seconda volta. Sì, perché il vascello di Caronte può essere riorganizzato a nostro piacimento, ma nella foga di rendere tutto più efficiente e ordinato, ci siamo dimenticati della povera Alice. Lei non ce lo chiederà mai, ma un altro passeggero ci fa notare che non riesce più a fare le scale e che forse dovremmo avvicinare la casa di Alice al ponte della nave. Può sembrare una richiesta strana per un gestionale dove lo spazio libero è una risorsa da gestire tanto quanto il cibo o i materiali da costruzione, ma in realtà è proprio grazie a questo che ci fa riflettere seriamente sulla vecchiaia. È facile osservare il mondo dal punto di vista privilegiato di una persona fisicamente e mentalmente prestante. Lo è molto meno per qualcuno che soffre dei limiti del proprio corpo. Accogliere nella nostra routine un corpo anziano, con i suoi limiti e i suoi ritmi, ci permette di accogliere anche il suo punto di vista, di rallentare il nostro frenetico girovagare e, almeno per qualche istante, di apprezzare davvero i frutti del nostro lavoro. Ma la vecchiaia, oltre ad essere un monito prezioso per chi la vede da fuori, è anche qualcosa di fragile e precario. E per assicurarsi che non ce lo scorderemo presto, il gioco ci stupisce una terza volta, questa di gran lunga la più straziante del nostro viaggio con Alice. E ci arriveremo presto, ma prima parliamo di Sifu, un beat'em up molto particolare, che ci permetterà di vivere in prima persona i cambiamenti di un corpo che invecchia. Il tema dell'invecchiamento infatti è centrale in Sifu. Quanto della nostra vita siamo disposti a sacrificare per raggiungere i nostri obiettivi e soprattutto invecchiare rende davvero più saggi. Tutto questo dipende dalle nostre azioni, è ovvio, ma ancora più da quanto siamo determinati a imparare dai nostri errori. Ma andiamo con ordine. Di Sifu abbiamo già parlato nel video precedente, se vi va recuperatelo. E per ora vi basti sapere che il protagonista è un ragazzo appena ventenne che ha dedicato la sua giovane vita al Kung Fu dopo l'assassinio di suo padre e che grazie a un talismano magico ha intenzione di vendicarlo. L'amuleto che lo protegge non gli conferisce forza, destrezza o abilità sovrumane, ma al contrario gli permette un semplice scambio. Ogni volta che sta per essere ucciso, il ragazzo invece invecchierà di qualche anno, fino a quando non sarà troppo debole per continuare a lottare. All'inizio del gioco siamo inesperti, ma pieni di vitalità. Non sappiamo colpire forte, ma siamo in grado di reggere molti più colpi.
Il nostro corpo è fatto per esplorare e provare nuove tecniche, ma anche per sbagliare e se serve per finire al tappeto. Solo così possiamo maturare nel guerriero che tanto desideriamo essere. E per farlo abbiamo molti strumenti a disposizione. Punti esperienza per sbloccare nuove abilità, un dojo per imparare i pattern dei nemici e sviluppare la memoria muscolare, e poi c'è l'età stessa che ci aiuta. Superati i 30, infatti, scopriremo di essere diventati più forti, al prezzo di un po' di salute. Il nostro corpo è cambiato e continuerà a farlo. I nostri colpi si faranno sempre più esperti con l'avanzare degli anni, ma saremo via via più fragili. Come immaginerete, questo può essere tanto utile quanto pericoloso. In Sifu, infatti, il nostro corpo si adatta a noi, al nostro stile di gioco e alla nostra disciplina, perciò tutto dipende da quanto è forte la nostra mente. Rimarremo affrettati e inesperti, ritrovandoci troppo vecchi troppo in fretta, o il nostro autocontrollo e il duro allenamento ci apriranno la strada verso il boss finale. Non solo nel Kung Fu, ma anche nella vita in generale, corpo e mente dovrebbero andare di pari passo, e se entrambe sono sane e allenate, anche l'invecchiamento sarà più dolce e meno improvviso. Ma in fin dei conti possiamo solo guadagnare tempo, non invertirlo, e prima o poi, o corpo o mente, uno dei due cederà per primo. Per Alice è la mente. Dopo la gita a Norvellier, dopo averla assistita avvicinando la sua casa al ponte della nave, Alice inizia a confondersi sempre più spesso e in breve tempo non ci riconosce più. La sua mente è tornata indietro, a suo marito Eugene e a sua figlia Annie, e solo vestendoci come sua figlia riusciamo a farci ascoltare. Fa male ammetterlo, ma è arrivato il momento. È ora di accompagnarla all'eterna porta. Durante il suo breve viaggio, Alice continua a parlarci come fossimo sua figlia e non possiamo fare altro che ascoltarla in un silenzio straziante. Sono i suoi ultimi momenti, la sua mente si sta smarrendo, ma ad un tratto ci riconosce, come per salutarci nei suoi ultimi attimi di lucidità. L'abbracciamo, poi la vediamo sparire in un'esplosione di luce. Addio Alice. Non è facile parlare di vecchiaia, ma è davvero impensabile parlare di vecchiaia senza contemplare l'inevitabilità della fine. Spiritfarer riesce a toccare entrambi gli argomenti con grande delicatezza, facendoci prendere cura di queste anime anziane e insegnandoci davvero tante cose su come un corpo e una mente possono invecchiare. Ma il nostro viaggio non è ancora finito. Ci sarebbe molto altro da dire sulla vecchiaia attraverso i videogiochi. Come sarebbe vivere in un videogioco l'esperienza di dire addio alle persone care? E se un gioco ti facesse ricordare che anche tu stai invecchiando per fare risuonare la tua esperienza con quella di un protagonista anziano? E infine, cosa succede quando lo stesso autore di un gioco invecchia, matura e vuole andare avanti con la sua vita, ma non gli è permesso staccare la spina alla sua opera? In effetti c'è un videogioco che per certi versi risponde a tutte queste domande e che esplora a fondo cosa significa invecchiare. Metal Gear Solid 4. La guerra è cambiata, grazie a disilluso Old Snake, ma anche Metal Gear, la saga, è cambiata. Il mondo ora è attraversato da guerre perpetue che servono il solo scopo di far prosperare l'economia bellica. Droni, forze paramilitari e armi tecnologicamente avanzate. In questo mondo frenetico non c'è spazio per vecchi e proprio per questo il gioco ci offre una preziosa riflessione sulla vecchiaia, che inizia da Snake e, passando attraverso noi che giochiamo, giunge fino a Kojima stesso. Quando arriva il momento di concludere? Il corpo di Snake è un corpo anziano, deturpato, innaturale. Questo perché Snake è un clone geneticamente modificato di Big Boss, il soldato leggendario, ma è un clone fallato, destinato a invecchiare precocemente. Old Snake, una super spia, un eroe, e ora di colpo un vecchio, che se si accovaccia troppo a lungo ha bisogno di una compressa per il mal di schiena. Ma questo non lo ferma quando Campbell gli ordina di partire in missione, né quando intuisce che dovrà salvare il mondo ancora una volta. Snake non può tirarsi indietro, lui obbedirà per sempre, fino alla fine. Forse per questo che non è poi così disperato, forse questo è l'unico modo che ha per posare la pistola e trovare pace. Ma prima c'è una missione da compiere, in breve assassinare suo fratello Liquid, di nuovo, e impedirgli di sottomettere l'intera economia bellica, hackerando una potente intelligenza artificiale che controlla le armi di tutto il mondo. Semplice, no? Per fortuna oggi ci interessano 3 momenti in particolare dell'intero gioco, quindi vi risparmiamo il riassuntone di svariate ore di cutscenes. Ma torniamo a noi. L'esatto momento in cui Snake accetta pienamente la propria morte è nel cuore dell'immensa nave da guerra Outer Heaven. Abbiamo appena sconfitto una versione potenziata del celebre Psycho Mantis. Sì, quello dove dovevi cambiare la porta del controller della PlayStation. E ci rimane un solo ostacolo prima di sabotare i piani del malvagio Liquid. Beh, 2 ostacoli, perché all'ultimo cadiamo in un'imboscata nemica. Prima di poter combattere, però, una scarica di tosse ci fa crollare a terra e l'invecchiamento è accelerato. Il corpo di Snake sta cedendo al momento peggiore e noi possiamo solo stare a guardare quel vecchio soldato, troppo stanco e rotto per rialzarsi a combattere.
ma Raiden fa irruzione. Anche lui è un super soldato e per altri motivi anche lui un corpo innaturale e deturpato. E infatti impugna la spada con la bocca, perché ha perso entrambe le braccia in battaglia, ma la sua missione non è ancora conclusa. Secondo noi è proprio qui che Snake accetta pienamente la sua fine. Per tutto il gioco ripete che morirà presto, a volte ci scherza anche su, ma la prospettiva è ancora lontana, nonostante tutti i rischi che corre. Il pericolo che ha davanti ora, invece, sa perfettamente di non poterlo schivare. Un lunghissimo corridoio, costantemente bombardato da raggi microonde. Non c'è altro modo per fermare Liquid, o la vittoria e la salvezza dell'umanità, o la fine delle sue sofferenze, degli ordini, per certi versi la libertà. Raiden, allora, resta indietro per proteggerci dai soldati, mentre Snake barcolla fino al corridoio a microonde. Lo schermo ora è diviso a metà, perché il nostro sforzo non è mai stato veramente solitario, e ora più che mai. Mentre avanziamo zoppicando e la salute diminuisce, i soldati americani stanno combattendo contro le terribili armi di Liquid, e uomini coraggiosi stanno perdendo la vita per la nostra stessa missione. E mentre Otacon, Meryl, Raiden e tutti gli altri stanno combattendo disperatamente contro un nemico troppo forte, noi premiamo disperatamente triangolo per spronare Snake a non mollare. Mentre la sua carne viene letteralmente cotta viva, la tuta gli si scioglie addosso e il visore ottico gli scoppia in faccia. Ma Old Snake è pur sempre il leggendario Snake e con le sue ultime forze supera anche l'ultima porta e giunge barcollando a destinazione. Finalmente il piano di Liquid è stato sventato e i nostri compagni sono salvi. Snake sviene per risvegliarsi sul ponte della nave con Otacon che gli dice che tornerà a prenderlo con un medico. Quando riapre nuovamente gli occhi però non c'è più Otacon ad attenderlo, ma Liquid in persona, sul punto più alto di Outer Heaven, pronto ad affrontare suo fratello per l'ultima volta. Siamo al climax finale, ma prima dobbiamo posare il controller per un secondo e fare un passo indietro a un momento precedente, per certi versi a uno Snake precedente. Te la ricordavi così, Shadow of Moses? Forse tu, come molti, avevi giocato il primo Metal Gear Solid nell'ormai lontano 1998 ed eri rimasto folgorato dalla grafica 3D all'avanguardia e dalle cinematiche ambiziose. Negli anni, quel ricordo di Shadow of Moses si era sedimentato in te, assieme allo stupore e al divertimento di quella prima volta, finché, 10 anni dopo, nel 2008, all'uscita di Metal Gear Solid 4, eri stato colto di sorpresa da Kojima che ti costringeva a rivisitare quel ricordo piacevolmente distorto. Dopo la grafica fotorealistica degli atti precedenti, ritrovarsi gettati in un gioco per PS1 ha un effetto straniante, quasi onirico, e in effetti era tutto un sogno. Snake si sveglia e atterra in una Shadow of Moses al passo con la grafica del tempo, mentre noi non riusciamo a toglierci di dosso quella strana sensazione. Quanto cazzo sono invecchiato? Io e il videogioco, io e il primo Metal Gear Solid. Gli anni sono passati ed è cambiato tutto. Grafica, trama, gameplay. Persino il gameplay è completamente diverso, passato da una vena puzzle stealth a un approccio molto più improntato all'azione. E anche noi siamo cambiati, i nostri gusti, le nostre idee. Shadow of Moses è ancora così bella, vista 10 anni dopo? Per chi ha scoperto la saga di recente forse suona come un delirio nostalgico, ma dovete capire che c'è Kojima dietro e che lui sta giocando con noi. Perché forzarci a scontrare il dolce ricordo con la realtà odierna, se non per decostruire quel ricordo, analizzarlo e farci toccare con mano quanto sia sbagliato abbandonarsi a una nostalgia scellerata. Shadow of Moses era solo un livello, Metal Gear Solid era solo un gioco. Devi andare avanti, Kojima deve andare avanti. Certo, ci aspetta ancora il corridoio a microonde, il climax finale contro Liquid, ma la storia di Snake e la nostra storia con Snake termina qui, con questo gioco. E questo, finalmente, il momento di concludere. E mentre Snake e Liquid si preparano alla battaglia finale, una parola su Kojima. Hideo Kojima non voleva fare Metal Gear Solid 4. L'idea era che avrebbe lasciato lo sviluppo del gioco in mano a Shuyo Murata, che già lo aveva aiutato a scrivere il capitolo precedente. Ma una volta resa pubblica la notizia, la reazione dei fan fu disastrosa, al punto che Kojima ricevette vere e proprie minacce di morte. A quel punto dovette arrendersi alle aspettative dei fan, ancora una volta, e prendere le redini del progetto. Anche Kojima è invecchiato, certo non quanto Snake, ma da sempre due sono accomunati dall'impossibilità di vivere liberi dagli ordini dei superiori, dell'industria bellica come di quella videoludica. Due leggende stanche, pronte a mettere la parola fine alla storia di Snake. E la fine arriva sulla cima di Outer Heaven, lo scontro decisivo tra Liquid e Snake. Due corpi anziani, due passati enormi che gravano sulle loro spalle, ma la stessa fiamma che arde in entrambi. Odio, rivalità,
amore fraterno. Qualunque cosa sia, quella che anima i due avversari è capace di bucare lo schermo e travolgerci. La guerra è finita, il mondo intero si è dimenticato di loro due, eppure loro continuano a lottare, sfiniti e tenuti in piedi dalle nanomacchine. In un ultimo viaggio lungo il viale dei ricordi, durante lo scontro, l'interfaccia di gioco, la colonna sonora e persino il moveset dei due personaggi imitano progressivamente lo stile dei 4 Metal Gear Solid. Mentre combattiamo ci sentiamo estremamente vicini a Snake, ma anche a Kojima, e le nostre storie si intrecciano in questo climax finale. Non ci si può sbagliare. Che vinca o che perda, la storia di Snake deve finire qui. Il mondo ha bisogno di andare avanti. E dopo la morte di Liquid succede esattamente questo. Il mondo va avanti. Tutti ricevono un lieto fine e Snake viene lasciato indietro. Metal Gear Solid 4 ci ha lasciato una delle rappresentazioni più interessanti della vecchiaia nei videogiochi. Una vecchiaia non voluta, traumatica, ma anche piena di consapevolezze come il pericolo della nostalgia sfrenata e il valore del tempo che passa. Ma soprattutto ci ha insegnato che per tutti, prima o poi, arriva il momento di concludere, di essere lasciati indietro dal mondo che avanza e che, quando si presenta il momento giusto, va bene così. Finalmente sappiamo che succede quando la vecchiaia diventa game design. Abitiamo corpi non conformi, apprezziamo davvero ciò che abbiamo e soprattutto ci spariamo siringhe a manetta mentre combattiamo in modo gloriosamente omoerotico contro altri omoni vecchi e stanchi. Grazie per essere arrivati fin qui. Speriamo non siate invecchiati troppo nel frattempo. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, iscrivetevi e condividete. Insomma, fate tutte quelle cose che piacciono un sacco all'algoritmo. Ma soprattutto, se conoscete altri giochi che trattano in questo modo il tema della vecchiaia, fatecelo sapere qua sotto o sul nostro canale Telegram. E come sempre, grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo. E al prossimo video.